Gianni Visnadi che è in collegamento con noi. Gianni, ben ritrovato intanto. Ciao, ben ritrovati a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao Gianni. Ciao. Chiudiamo perché noi abbiamo parlato abbastanza a lungo della questione Teo che insomma ha preso prime pagine, commenti, tifosi, eccetera, per l'eliminazione di ieri del Milan. È un bel capro espiatorio, Teo. È un Già. bel capro espiatorio. Mm. Perché mi dici questo? No, così, perché sembra che abbia perso lui da solo la partita. Non so esattamente come avete sviluppato il tema, però non c'era solo Teo. Teo l'ha fatta più grossa di tutte, ma ha fatto una cosa che con il calcio non c'entra nulla, ha fatto una stupidaggine severa, importante, però non ha fatto errori di calcio come per esempio ha fatto l'allenatore. Sì. Però non volevo anticipare le No, tue no, domande, no, no, per cui le ascolto. No, in realtà era anche un pochino questo, ne abbiamo parlato poco fa, ovvero a un certo punto, Teo, ok, viene espulso, tu sei in vantaggio di un gol, sei in casa con le riserve del Contro una Feyenoord. squadra bravo, Eh. contro una squadra molto più debole di te e tu scegli di difenderti. No, no. E lì, cioè poi parla di i giocatori che non hanno la testa, non hanno la mentalità, però Conceição è molto bravo a fare le interviste, è molto più bravo di Fonseca. Fa incute timore negli interlocutori. Invece Fonseca sembrava un pungible, faceva tenerezza, e invece con il suo atteggiamento Conceição respinge le domande, finge di prendersi le responsabilità che ha, e però poi ci parla di mentalità, di ambiente, non si sa bene esattamente, poi da stranieri, pur parlando benissimo l'italiano, non so esattamente cosa intenda quando dice che c'è un clima difficile intorno al Milan, che non c'è la mentalità giusta, ma il Milan non fa, cioè il Milan, se lui vuole parlare del Milan non deve fare quei cambi che lui ha fatto, non toglie il centravanti, però il discorso ci porta molto, molto avanti e io continuo a impedirti di fare le domande, sto zitto. No, No, io Gianni volevo chiederle cosa non è andato in queste due partite, perché anche l'andata ha tanto, no, sulla partita di ieri sera. Tutti parlano ovviamente di Teo, però anche l'andata è da analizzare. L'andata è stata peggio dal punto di vista calcistico perché c'è stato un infortunio, anche quello di Maignan è un errore macroscopico, però è, come dire, così grande che non lo puoi prevedere. È chiaro che è costato a conti fatti la partita, poi però il Milan non è esistito, poi però il Milan non ha saputo reagire, non ha saputo costruire. Ieri per 50 minuti è stato giustamente superiore a un avversario che gli è inferiore. C'è stato l'espulsione, dall'espulsione in poi secondo me non soltanto i giocatori, ribadisco, Teo è il primo responsabile perché Teo mette la squadra in 10, poi però l'allenatore deve prendere quei 10 o comunque i 10 che restano in campo e deve portarli fino in fondo. Quella partita si poteva vincere anche 10 contro 11 contro quella squadra. e la domanda è quasi impossibile da rispondere perché so che la stagione del Milan è stata talmente di alti e bassi, ma a Torino ti aspetti in effetto il rimbalzo, ti aspetti che cosa? Ma onestamente il discorso è il solito. Il Torino è infinitamente più debole del Milan, ma lo era anche nella partita di andata di agosto e il Milan pareggiò soltanto in extremis, no? Sì. Quindi è una partita da prendere, onestamente non so, tutto è imprevedibile, bisogna vedere come giocherà, bisognerà capire Walker se si è fatto male, non si è fatto male. Poi Walker a 34 anni non è che le potrà giocare tutte, qualcuna dovrà anche saltare, soprattutto perché negli ultimi 5 mesi aveva giocato poco, ha giocato più in un mese a Milano che in 5 a Manchester quasi, e poi tante altre cose, ma
della partita di ieri sera avete sicuramente detto, perdonami, avete sicuramente parlato della sostituzione di Jimenez, che chissà se potrà giocare a Torino. Ha ragione Conceição quando dice avevo avuto paura che si facesse male, l'ho tolto, però l'ha tolto, togli un centravanti e metti un centravanti. Jimenez forse è meglio di Abraham, i numeri dicono questo, secondo me è presto per capire tutto il giocatore nel suo insieme, ha fatto dei gol e per un centravanti è fondamentale, è importantissimo, però aspettiamo di vederlo nella continuità, nella partita, nel gioco, nei piedi, e anche quando sta bene, perché se è vero che non sta ancora benissimo, ma a quel punto lì contro il Feyenoord e 6-10, quello che hanno detto altri, mi sembra anche Fabio Capello, fai il cambio centravanti su centravanti, è un modo migliore per tenere l'avversario un po' più in là. Sì, anche perché al Milan bastava un gol per poter andare avanti almeno ai supplementari. Sì, bastava un gol, potevano arrivare i calci di rigore, c'erano tanti modi di gestirlo quel risultato, però su João Felix, giocatore che al Milan non serviva assolutamente e che è arrivato perché fa parte del pacchetto Mendes, sembra quasi una mazzetta secondo me. Il Milan è un po' ostaggio evidentemente di questo procuratore, per cui ha dovuto prendersi a questo giocatore, cioè fa ridere sentir parlare. Spero che a Radio Rossonera non l'abbiate detto troppe volte, perché i giornali l'hanno scritto tante volte, colpo Milan, ma colpo Mendes, non colpo Milan. Cioè è una cosa che ha fatto tutto Mendes. Il Milan, questa storia qua, è un vettore di questo ragazzo, di suo bravo, ma per il Milan inutile. Voi che seguite il Milan con attenzione e sempre, penso che siate d'accordo con me che non era di quel tipo di calciatore che il Milan aveva bisogno, ma bensì di un centrocampista che però si sono ben guardati da prendere. Infatti la mia domanda era proprio anche su questo, no? Anche questo assetto tattico, la formazione di ieri sera. Ma una squadra può permettersi di giocare, non dico senza, ma con un centrocampo così davvero povero, perché poi non si è neanche intervenuti sul mercato. Secondo me no, secondo me questo cosa è bello per fare i titoli, no? I Fab Four, i Fantastici 4 e tutto quello che volete voi. Per me è una cosa non sostenibile, anche perché ti priva onestamente di un cambio importante. Adesso che ci sono 5 cambi è cambiato il calcio, per cui i cambi contano e anche mezz'ora importante, mezz'ora fatta bene e da un calciatore importante può essere decisiva. Banalmente, restando al Milan, si è visto nelle partite di campionato, quando sono stati tenuti fuori Leao e Pulisic, entrano nel secondo tempo, svoltano la partita. Le partite è già successo almeno 2 volte, forse 3 in quest'ultimo periodo, e per cui a me quella formula onestamente, ripeto, va bene per fare i titoli, però non convince per nulla. Gianni, ti faccio un'ultimissima domanda, non so se hai avuto un pochino il polso della situazione di San Siro di ieri sera, ma in generale dell'ambiente del Milan, che si è un po' andato a immarcescire, soprattutto negli ultimi 6, 8, 10 mesi, complici i risultati, complici quelle che sono state le scelte della società, eccetera. Ti sembra che, diciamo così, stia andando sempre peggio da questo punto di vista? Nel senso, i tifosi anche ieri iniziano un pochino a disertare lo stadio. Dal punto di vista della società c'è poca credibilità dal punto di vista del tifo. C'è poco Milan, ecco, rispetto a quello che era un pochino il passato. Ma ieri è la prima volta, credo, no, che non c'è stata una bella cornice di pubblico. Non so se i prezzi, sempre molto cari, però non è che quelli dell'Inter siano più economici. E non so se l'orario, che di sicuro non ha aiutato, però abbastanza, come dire, per una partita, per un dentro e fuori di Champions League, 50.000 persone, di cui 5.000 stranieri,
mi sono sembrati pochini, ma devono essere sembrati pochini anche al Milan, tant'è che alla vigilia l'advisor di Redbird Ibrahimovic ha parlato di 80.000 milanisti, non sapendo che San Siro al massimo arriva a 70-72.000 persone. Lui ha parlato di 80.000, ma magari prima di parlare avrebbero potuto dirgli che avevano venduto solo 50.000 biglietti, e così evitava anche almeno questa uscita non felicissima. E non so se è dovuto a uno scoramento da parte delusione o che cosa. Di sicuro la stagione del Milan, che non aveva oggettivamente la possibilità di vincere la Champions League, è mestamente finita a Riyadh probabilmente, no? Perché adesso sì, la Coppa Italia è un traguardo, andrà avanti e faremo le trasmissioni e faremo gli articoli sui giornali e diremo un sacco di cose, però resterà la Coppa Italia. Il quarto posto è un traguardo, onestamente io penso che l'organico da quarto posto il Milan ce l'abbia, però Sì, è il minimo indispensabile il quarto posto. Ma è un minimo indispensabile per i ragionieri, Beatrice, è un minimo indispensabile per i commercialisti, ma non può essere un traguardo no. per un tifoso, perché non la metti il quarto posto, non lo metti in bacheca ci metti i trofei, se no abbiamo ridotto non il Milan, e questo deve valere per tutti, deve valere per la Juventus, deve valere per l'Inter, conta vincere o comunque concorrere per vincere, perché poi, come dire, perdere, cioè nel 2022 quando il Milan ha vinto lo scudetto davanti all'Inter, l'Inter lo scudetto l'ha persa all'ultima giornata, hanno detto qualunque cosa contro Inzaghi, ma cioè comunque ha concorso, è rimasto, è stato in gioco. Il Milan è uscito dalla lotta scudetto al mese di novembre e non c'è rientrato, quindi ecco, se c'è un po' di delusione intorno alla squadra, Simone, mi sembra abbastanza chiaro che ci sia ed è giustificata. Gianni, intanto ti ringrazio, ti auguro buon pomeriggio e ci sentiamo A tutti presto. voi. Grazie. Grazie ancora. Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Gianni. Ciao. Buon lavoro. Siamo arrivati in super ritardo.